Anche per la razza dei nani è pieno di mod essenziali nello Steam Workshop. Nuove meccaniche, nuove unità, nuovi lord, nuove fazioni. È tempo di rispolverare il Damaskron e cancellare ogni singolo rancore in pieno stile Dawi. Kazukan Kazakit, fratelli! Ben ritrovati, sono Tiranno Matto in questo nuovo episodio della mia rubrica Showcase per le mods di Total War Warhammer 3. Dunque non perdiamo altro tempo, andiamo dritto al sodo. Vi voglio presentare queste mod senza entrare troppo nel dettaglio, dandovi una prima infarinatura. Partiamo dalla Lost and Found di Green Phoenix 23. Questa collezione completa di tante mod separate va a introdurre nuovi lord leggendari, un eroe generico, 3 varianti di armi per i Tain dei nani, ben 11 unità comprensive anche di reggimenti della fama, vari bilanciamenti e cambiamenti visivi. Parlando del roster, è importante sottolineare che le varianti dei Tain erano necessarie e sono ben integrate. All'interno di questa lista ci saranno anche personaggi dalla lore ufficiale che sono stati lasciati indietro e un'attenzione specifica verso le mount, le cavalcature per i nani, ovvero pietre votive e portatori di scudo. Anche Belegar avrà dei cambiamenti in tal senso, ma soprattutto la Lost and Found va a mettere enfasi sui minatori. Infatti avremo sia le trivelle in mano ai nostri nani, sia le macchine da guerra che più riguardano minatori e gilda degli ingegneri. In campagna tutte le miniere avranno dei bonus particolari e ci permetteranno di reclutare queste nuove unità, perché è parte della cultura nanica scava il buco, sto scavando il buco, rock and stone to the bone. Avremo a disposizione anche gli ingegneri con le minigun, le celebri crank gun, i carri meccanici Juggernaut della gilda degli ingegneri appunto, e gli spiriti degli antenati, i lunghe barbe di Belegar, che avrà anche lui alcuni cambiamenti all'interno dell'albero dei talenti che riguardano minatori e Iron Drakes. A tema di roster espanso è importante parlare delle mod di Decomposed. Io intendo sempre consigliarvi la Expander Roster come compilation, esattamente come per la Lost and Found. Attenzione però, all'interno non ci sono solo le unità per i nani, ma parliamo dei nostri amici Dawi, perché attenzione, in questo roster fenomenale ci sono altre macchine da guerra come il Dreadnought Schiacciarancori, che è una macchina gigantesca da antica lore mai confermata, che però è molto interessante introdurre in Total War Warhammer 3. In realtà ci sono altre unità dell'Expanded Roster che vanno a complementare la Lost and Found, partendo dalla variante dei martellatori con doppio martellino, esattamente come Bardin in Vermintide, fino alla vecchia guardia, che è un'unità di elite di barba lunga molto vetusti ed esperti. Avremo anche un'altra variante degli Iron Drakes con le pistole fuoco di drago e i lanciatori di barili Bugman esplosivi. Passiamo ora ai personaggi, andando a ripescare da vecchia lore di Warhammer, proprio Old Hammer. Si parla della Dwarfs Lords of Legend, che va a riprendere specificatamente in primis un set dell'85 con 8 nani particolarissimi, che vanno dai più matti impazziti fino agli Highlander di Albion, gemelli sventratori con molta panza in certi casi e nani imperiali. Questa mod va ad integrare nuovi personaggi per la OVN Albion, la OVN Arabi e la Kataf Southern Realms e la Kataf Krakadrak. Ricordatevi questo nome, ma non solo, perché ci sono altri 16 eroi leggendari dalla lore dei nani e addirittura 10 nuove unità che vanno ad accompagnare questi personaggi, che sono divisi non soltanto nelle fazioni naniche ma anche in altre razze come gli umani, i bretoniani e via dicendo. Quindi in realtà questa mod è perfetta nelle mie collezioni espanse, che vanno a rispettare la lore
ed espandere a tutte le fazioni, sia le meccaniche, sia le unità, sia tantissime altre cose. Virex ha fatto un lavoro veramente fenomenale con questi personaggi, che non solo rispettano i modelli originali, ma hanno anche alberi di abilità a tema. A tema personaggi leggendari tra Lord ed eroi devo fare delle menzioni d'onore per la Skeleton Crew. Le SCM fra le Legendary Characters e le nuove fazioni per l'Immortal Empire Expanded vanno a dare qualcosina anche ai nani. Quindi si ritorna sempre al discorso di prima, che per un'esperienza completa vi consiglio sempre le mie collezioni. Però tornando ai nostri amici Dawi, c'è un modder particolare che ha fatto un lavoro fenomenale negli anni, introducendo una sottofazione per i nani. Parlo ovviamente di Kataf con la sua mod Nani del Nord, di Krakadrak, ve l'avevo detto di segnarvi il nome. I nani del Nord sono dei guerrieri che disdegnano l'utilizzo della tecnologia più innovativa, anche perché la Karak del Drago, la grande fortezza di Krakadrak, non solo ha una sua cultura, un suo dialetto, ma anche delle tradizioni runiche molto particolari. Le sue unità infatti vanno a rispecchiare questa preferenza. I nani del Nord avranno anche degli ausiliari predoni della Norsca, che però in questo caso si tratta di norscani che non adorano il caos. Le nostre meccaniche di campagna, con tanto di albero di ricerca personalizzato, sono incentrate sul reclamare le vecchie Karak della Norsca e scacciare gli dei perniciosi, resistendo con tattiche di guerriglia e di incursione. Il re del Nord, Thorgard Cromson, è solo uno dei tanti lord e personaggi leggendari della Krakadrak di Kataf. E sì, i nani del Nord hanno le Drakkar a loro disposizione, esattamente come le tribù della SCM Tribes of the North. Quindi sarà un bello scontro fra navi che non vanno per mare ma fluttuano, perché la Creative Assembly ancora non ci dà le battaglie navali. Voglio farvi altre menzioni d'onore per alcune mod che ormai per me sono fondamentali e che trovate sempre nelle mie collezioni. La Victory Condition Overall, che va a dare a tutti i personaggi leggendari del gioco base un insieme di rotte di vittoria personalizzate, Lord leggendario per Lord leggendario. Speciale menzione anche per le mappe personalizzate FSR e GCCM, che introducono tantissime Karak nella loro maestosità per gli assedi. Avete già visto qualcosa in questo video. Abbiamo anche la Unique Wii, che fa tutte queste magie grafiche personalizzando razza per razza, e i Dawi non sono da meno. Ma non abbiamo ancora finito. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Ma queste mod sono compatibili con la SFO di Venris? Tutte le mod sono compatibili con gli overhaul. Servono sempre delle submod di compatibilità. Per controllare se sono aggiornate vi invito a cliccare sulla mia pagina Uber SFO. Esiste la versione italiana di queste mod? Come per la SFO servono delle submod. Di recente sul workshop diversi autori italiani hanno iniziato a rilasciare delle mod di traduzione. Non sono sicuro se queste mod sono state revisionate da umani dopo l'utilizzo di strumenti AI o se questi strumenti non sono stati utilizzati. Quindi, se volete, andatele a recuperare. Io, prima di consigliarle al 100%, vorrei informarmi sulla natura dello sviluppo di queste mod di traduzione. Dunque, ancora una volta vi invito a seguire le mie collezioni sullo Steam Workshop a seconda delle vostre necessità. Trovate tutto quanto linkato in descrizione. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui anche oggi. Lasciatemi un commento con le vostre opinioni su queste mod e non esitate a contattarmi qui sotto se avete dei problemi, perché posso sempre provare ad aiutarvi. Ciò detto, dalla rubrica vetrina delle mods, questo è quanto, perché Tiranno Matto out, alla prossima!